In questa lezione si parlerà dei pronomi, i pronomi indeterminati, l'uso impersonale di you, i pronomi riflessivi e i pronomi reciproci. Inoltre esamineremo anche to e enough, alcuni usi speciali di some e any e le differenze tra all e every. One è il pronome che può essere usato quando si vuole dire una qualsiasi persona, non una persona specifica. Può essere usato solo se il gruppo a cui ci si riferisce include colui che sta parlando. One should always drive carefully. Non può essere usato per parlare di persone in senso generale senza colui che sta parlando. È sbagliato dire In Victorian times, one felt that a woman's place was in the home, mentre è giusto dire In Victorian times, people felt that a woman's place was in the home. One può essere usato sia come soggetto che come complemento e c'è anche la forma possessiva, one's. One should be careful in the train stations not to leave one's bag unattended, so that something nasty doesn't happen to one. L'unico problema è che nessuno direbbe una frase del genere. Infatti, anche se one è usato in inglese formale, sarebbe piuttosto pedante se usato in frasi in cui normalmente si userebbe you per parlare di persone in senso generale. Quando si usa you, come nelle seguenti frasi, si vuol dire delle persone in senso generale e non tu personalmente. How do you spell that? How do you get to the post office from here? You go to the traffic lights and then turn right. I pronomi riflessivi sono myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. Oneself può essere usato per qualsiasi persona. Si usano i pronomi riflessivi quando la stessa persona è sia soggetto che complemento della frase. È un modo per rendere chiaro che l'azione è rivolta al soggetto e non a un'altra persona. She was walking along talking to herself. Quando il soggetto e il complemento dell'azione è la stessa persona, è generalmente sbagliato usare un pronome complemento al posto di un pronome riflessivo. John hurt him significa che John ha fatto male ad un'altra persona. È sbagliato dire I hurt me, mentre è giusto dire I hurt myself. Tuttavia, quando si dà per scontato che la persona che fa l'azione è la stessa a cui l'azione si riferisce, normalmente si tralascia il pronome riflessivo. After breakfast, I washed, brushed my teeth and got dressed. Si userebbe il riflessivo con verbi che si riferiscono ad azioni di tutti i giorni solo se ci fosse una ragione per enfatizzare che l'azione era in un qualche modo inusuale. Tim is only 2.5, but he can dress himself. I was so weak I couldn't feed myself. I pronomi riflessivi possono anche essere usati per dare enfasi. Si usano per mostrare che una determinata persona, e non un'altra, ha fatto qualcosa. In questo caso il pronome riflessivo va normalmente alla fine della frase, ma può anche seguire il soggetto. Did he have the work done or did he do it himself? It was the boys themselves who were to blame. Si può anche mettere in contrasto due parti di qualcosa mettendo il pronome riflessivo dopo il nome. The house itself is small, but the garden is nice and large.
In frasi in cui non c'è il complemento oggetto e il soggetto del verbo è la stessa persona del complemento della preposizione, si usa un pronome riflessivo. You should be ashamed of yourself. She's always looking at herself in the mirror. They only think of themselves. Ma dopo una preposizione, se c'è un complemento oggetto, si usano i pronomi personali. Are you sure they've taken the keys with them? Oggigiorno oneself è usato quasi unicamente nel linguaggio formale. Studies have shown that living by oneself tends to create stress. Yourself può normalmente rimpiazzare oneself. Living by yourself is not much fun. I pronomi reciproci, each other o one another, sono usati quando si vuole dire che delle persone fanno le stesse cose o provano gli stessi sentimenti, o che delle cose funzionano allo stesso modo. There was a terrible fight at the football stadium. People were hitting each other and throwing things at one another. Non c'è vera differenza di significato tra queste due espressioni. Tuttavia, one another è preferito quando vogliamo significare delle persone in generale, piuttosto che delle persone specifiche. Mary and Joe love each other o one another. Auden wrote, "We must love one another or die." Tuttavia ricordatevi che c'è una differenza di significato tra i pronomi reciproci e quelli riflessivi. People who speak to themselves are a bit strange. People who speak to one another communicate. In una lezione precedente abbiamo visto i significati principali di some e any, usati con i nomi plurali e con quelli innumerabili. Ci sono dei casi specifici in cui some e any possono essere usati con nomi innumerabili singolari e vi sono anche dei significati differenti da quelli che abbiamo visto precedentemente. Quando si usa some in questo modo, si indica che non conosciamo ciò di cui stiamo parlando. It's too bad you can't go to the cinema this evening. Some other time, perhaps. Può anche indicare disapprovazione riguardo a ciò di cui si sta parlando. Some idiot left all the lights on. Oppure può significare mancanza di interesse. He moved to the States and he is living in some small town in the Midwest. Oppure può anche indicare che si considera un qualcosa speciale. Wow, that's some new car you've got. Any, usato con un nome singolare o con il pronome one, significa che non importa sapere esattamente quale. Take a card. Anyone. Have you got any idea where they are? It doesn't matter what kind of pen it is. Anyone will do. Any può anche essere usato in questo modo con i nomi plurali o innumerabili. We can watch any programs you want. They'll give you any information you need. Any può anche essere usato per dare enfasi davanti agli aggettivi e agli avverbi comparativi. Inoltre può essere usato accompagnato dalla parola different anche in frasi negative, interrogative e nelle proposizioni al condizionale. Is your mother feeling any better? Can't you drive any faster? She doesn't look any different to me. Quando ci si riferisce ad una persona o cosa specifica, si usa un pronome personale. Uncle Sam wants you. I didn't see him.
If you give me the titles of the books you need, I'll get them at the library. What a lovely park! Let's walk across it. Quando ci si riferisce a una persona o a una cosa, ma non si sa esattamente quale, o ciò non è importante, si usa un pronome indefinito. I want to speak to someone about my checking account. There was nobody there. I didn't see anyone. We can get everything we need at the supermarket. Let's go for a walk somewhere. I pronomi indefiniti sono formati con no, some, any e every con le desinenze one o body per le persone, thing per le cose e where per i posti. Sono una parola sola ad eccezione di no one, che può essere scritto con due parole divise o con un trattino, no one. Quando ci si riferisce a delle persone non c'è differenza tra i composti con one e quelli con body. I pronomi indefiniti possono essere usati come soggetto o complemento dei verbi. Everybody needs somebody. Nobody knows anything. Possono essere usati anche come complementi delle preposizioni. Give it to someone. Quelli che si riferiscono a persone possono essere usati come possessivi, aggiungendo l'apostrofo e la S. Someone's car is parked in front of the driveway. Quelli che si riferiscono alle cose non possono essere usati in questo modo. Bisogna usare of. What's the value of everything that was stolen? Bisogna notare che normalmente si usa il verbo alla terza persona singolare. Everyone is upset about what happened. Ma i pronomi vanno alla terza persona plurale. Would everybody open their books? Someone has forgotten their coat. Anyone who needs information can ask their teacher. Quando i pronomi indefiniti sono usati con degli aggettivi, l'aggettivo segue il pronome. Nothing new. Somewhere quiet. Someone clever. I composti di no, any e some seguono le stesse regole di some, any e no che sono state spiegate in una lezione precedente. Ecco un breve ripasso. Some è usato nelle frasi affermative. Nelle interrogative può solo essere usato per fare delle offerte o delle richieste quando ci si aspetta una risposta positiva e quando sia ben chiaro cosa si vuole. Any è usato nelle frasi negative, col verbo al negativo o di significato negativo, e nelle interrogative. No, usato per enfatizzare l'aspetto negativo di quanto stiamo dicendo, può essere messo all'inizio della frase e nelle risposte monosillabiche, ma non può essere usato quando il verbo della frase è negativo. Sia all che every possono essere usati per parlare di cose o persone in senso generale. All è usato con i nomi plurali e every con quelli singolari. All mammals are warm-blooded. Oppure every mammal is warm-blooded. Possono anche essere usati per indicare ogni elemento facente parte di un gruppo di 3 o più. All è seguito da the, this, that, these, those o da un aggettivo possessivo, my, your, eccetera. Every è seguito da un nome o dal pronome one. All my friends speak English. Every friend I have speaks English.
Bisogna notare che quando everyone è una sola parola, significa ogni persona. Everyone, scritto staccato, si riferisce solitamente a delle cose. We tried to book a room at a hotel, but everyone we found was full. Quando all è usato con un pronome, si deve usare of. All of us, all of you, all of them. Generalmente si preferisce non usare all se non c'è un nome. Si può usare all al posto di everything solo se seguito da una proposizione relativa. We can get all we need at the supermarket. Normalmente non si usa all al posto di everyone o everybody. Si può invece usare all those o all the people. È sbagliato dire all in my family love to cook, mentre è giusto dire everyone in my family loves to cook oppure all the people in my family love to cook. Quando si usa all con un nome singolare o innumerabile, significa l'intera cosa. I could have danced all night. Questo è molto diverso dal significato di every nelle espressioni di frequenza che indicano che qualcosa è ripetuto ad intervalli regolari. I go to bed at 11 o'clock every night. I phone my mother every 3 days. Enough significa tanto quanto necessario, abbastanza. Enough segue l'aggettivo o l'avverbio con cui è usato. Do you think it's warm enough to go swimming? I don't think she's studying hard enough. Enough va prima dei nomi. Do we have enough sugar for the cake? I have enough money to buy 1 book, but not 2. Quando c'è un articolo possessivo o determinativo, si usa enough of. I've studied enough of this book for now. I've taken up enough of your time. Enough può anche essere usato come pronome. Would you like some more potatoes or is that enough? Either too much or not enough. Too significa troppo, più di quanto necessario. Può essere usato con aggettivi o con avverbi. This dress is too big. Slow down, you're working too hard. Se vogliamo modificare too, si possono usare queste espressioni. A bit, a little, rather, much e far, ma non si possono usare very, fairly, pretty e quite. Is that a little too big or much too big? You're driving far too fast. Con nomi plurali si usa too many. Too many children spend all their free time watching television. Con i nomi innumerabili si usa too much. According to him, you can never have too much money. Too much e too many possono anche essere usati senza nomi. She says there aren't enough chairs, but I think there are too many. I don't think there is enough salt in this soup. Really? I think there's too much. Too much può anche essere usato come un avverbio. He smokes too much. Tuttavia, ricordatevi che too much non può essere usato davanti a un aggettivo o a un avverbio. Al suo posto si usa too. È sbagliato dire This coffee is too much hot. Oppure He drives too much fast.
mentre è giusto dire This coffee is too hot. He drives too fast. Siamo giunti alla fine di questa lezione. Ora potete fare gli esercizi sugli argomenti grammaticali che sono stati trattati in questa unità.